Benvenuto, bentornato su Black & White. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da tanti anni e qui su questo canale condivido consigli e tutorial su questi argomenti. Quello che andiamo a fare oggi è una cosa un po' diversa dal solito perché non si tratta di un gioiello, ma andremo a fare una decorazione natalizia, esattamente questa che vedi nel video. La mia idea era quella di fare delle decorazioni piccole così da essere abbinate a un bigliettino oppure a un regalo. Ovviamente poi puoi modificare il diametro della struttura e farla più grande o ancora più piccolo. Andremo a realizzare insieme una di queste decorazioni che hai visto, le altre te le spiegherò alla fine del video. La cosa che per me è importante è mostrarti come realizzare la forma di questa campana, poi la decorazione è assolutamente al tuo gusto e può essere modificata e adattata. Io spero che questo video ti sia utile e soprattutto che riesca a darti uno spunto per una piccola decorazione da regalare oppure da appendere in casa. Fammi sapere se ti interessa questo genere di video lasciando un mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto così da non perderti nuovi tutorial e seguimi su Instagram perché lì sono attiva tutti i giorni. Ora andiamo a vedere come fare queste decorazioni. Per fare le campanelle ci serve il filo da 1,6 mm di rame, io utilizzo questo acquistato su wares.co.uk. Se trovo la versione del rame nudo su Amazon te la lascio qua sotto in descrizione come tutti gli altri attrezzi. Un pennarello indelebile, un supporto da circa 18 mm di diametro, tronchesi, pinze tonde, pinze piane, incudine e martello. Andiamo a vedere come realizzare questa piccola decorazione. Inizio prendendo il filo da 1,6 mm di diametro e ne taglio un pezzo da 16 cm. Prendo subito il mio supporto da 18 mm di diametro circa e al centro del filo vado a creare una curva che sarà quella ovviamente della campana. Ok, per farlo al centro vedo quando i fili sono uguali, quindi devo stare attenta che non ci sia uno più corto dell'altro. Ok. A questo punto con le pinze piane vado a creare le alette, chiamiamole così, della campana. Quindi una e l'altra la faccio alla stessa altezza e due. Le sistemo fino a che non sono alla stessa altezza. Ok, adesso mi aiuto con il centimetro e il pennarello indelebile perché dall'angolo che ho creato vado a segnarmi un centimetro. E adesso, sempre con le pinze piane, vado a piegare esattamente nel segno che ho appena fatto. Fino a far sovrapporre i due fili. A questo punto quello dietro lo vado a piegare, ovviamente sarà che è quello. Ora il filo sul retro lo vado a piegare rispettando il centro della mia campana, quindi sempre con le pinze piane. In questo modo. Ora a circa 2 cm taglio il filo
queste che sono fantastiche. E con l'aiuto delle pinze tonde vado a creare un cerchietto. Tolgo la prima parte per farlo ancora più tondo. Lo raddrizzo in modo che esca proprio dal centro della campana, e adesso questa codina qui mi serve per far avvolgere l'altra estremità e così ho fissato la mia figura. Okay. Quando ho fatto la prima curva in questo modo, come vedi è molto larga, la vado a stringere con le pinze piane. Proseguo. Ops. E qua taglio per poi chiudere l'estremità in questo modo. Ora vado a fissare la forma martellandola. La cosa importante quando andiamo a realizzare delle figure con il filo di metallo è prevedere dove andranno a finire le estremità, perché ovviamente lì ci dovrà essere un'accortezza per avvolgere il filo e per fare la solina, eccetera. In questo caso io l'ho voluta fare qua per una questione estetica, e inoltre andrò a mettere un fiocco, un nastrino qua sopra, quindi lo potrò legare al bigliettino o al regalo direttamente da quel nastrino. Se avessi voluto fare la solina qua, magari avrei dovuto rivedere un attimo il mio disegno, oppure qui invece che iniziare con la curva avrei dovuto iniziare con una solina e poi proseguire con la curva, ma in quel caso sarebbero venute due molto simili, quindi cerca sempre di fare un disegno prima di prendere il filo. Adesso passiamo alla decorazione. La decorazione, come già ti ho anticipato, può essere di tantissimi tipi. Io la vado a fare una molto semplice, perché appunto questo è un tutorial che vuole essere semplice e molto pratico, perché se ne dobbiamo fare 20 non possiamo perderci un'ora ciascuno, quindi è pensato per farlo in maniera veloce. In questo caso io voglio aggiungere soltanto una fila di pietre, in realtà di decorazioni, perché sono 2 perline di rame già ossidato e questa pietra di diaspro rosso. Prendo circa 15 cm di filo da 0,6 mm e mettendo la campana di fronte a me, quindi ho deciso che il retro è questo dove c'è la chiusura del filo, andrò a posizionare questo più sottile in questo modo e poi farò degli avvolgimenti per fissarlo. Vado a mettere le mie pietre, le mie perline. E fisso dalla parte opposta. Gli avvolgimenti, visto che ho iniziato facendoli verso l'alto, stessa cosa farò dall'altra parte per una questione estetica. E sempre per una questione estetica farò 3 avvolgimenti da un lato e dall'altro. Taglio il filo in modo che la chiusura vada sul retro
e stringo bene con le pinze piane. E questa è una decorazione molto semplice e credo che sia veramente carina da abbinare al bigliettino o al regalo. Io in ogni caso lo andrò a ossidare, questo soprattutto anche perché ho messo delle perline, scusami, di metallo già ossidato, quindi per uniformare il tutto. Ti faccio vedere le altre ti mostro le altre due decorazioni che ho preparato. La prima è questa, che è al contrario, scusami, è così. Questa l'ho fatta semplicemente aggiungendo delle pietre da 4 mm di corallo di bambù. Se vuoi sapere come inserisco le pietre così di fila, ti lascio il video qua nelle schede sotto nell'info box, perché ho fatto un video dove appunto spiego in maniera dettagliata come si fa questo tipo di decorazione. L'altra che ho fatto è anche questa molto semplice, non prevede l'utilizzo di pietre o perline, ma questo è sempre a tuo gusto perché si possono sempre aggiungere. Sempre con il filo da 1,6 mm ho fatto questa piccola spirale che poi ho legato con il filo da 0,4. Io spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere tramite un mi piace e soprattutto se rifarai queste decorazioni fammelo sapere, taggami su Instagram oppure mandami le foto via mail perché sono curiosissima. Io ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!